Ce l'avete presente quella sensazione quando siete pieni di idee di un certo livello, no? Filosofiche, culturali, esistenziali, politiche, quello che volete. Idee che vi sembra che stiano andando in una direzione precisa, magari scrivere un libro, nel mio caso girare un video, forse tutti e due addirittura, no? E ci si sente pieni di energia creativa. Poi però, come dal nulla, un post su Facebook di una persona che neanche seguo, una cosa che arriva completamente inaspettata. Un nome sconosciuto, una faccia sconosciuta e una storia. E siccome purtroppo sono un individuo curioso e purtroppo ho tanto tempo da perdere, apro la notizia, se così la si può chiamare, leggo la storia. E la storia è un concentrato abominevole di bassezze, di crudeltà, tra l'altro completamente immotivate, e di crudezze, direbbero alcuni di voi, tutte compiute a danno di una persona relativamente innocente, da quella che avrebbe dovuto essere, da tutti i punti di vista, il suo supporto e l'amore della sua vita, cioè sua moglie. Questa è la storia di un uomo che nella migliore tradizione americana, perché questa purtroppo è una storia americana e per alcuni di voi forse già questo basterebbe come preambolo e non ci sarebbe bisogno di descrivere come ho fatto prima, è la storia di un uomo che si è fatto da solo, un uomo che è arrivato a un certo livello di ricchezza e fama tramite la sua arte, vedremo quale, e che però un tempo era un ragazzo sicuro, soprattutto per quanto riguarda il suo aspetto, assolutamente impopolare, ed è anche la storia di come questa condizione dell'essere, essere impopolare, essere sfigato, così per usare un termine che non mi piace, non se ne vada mai via davvero. È una lezione su ciò che bisogna sempre tenere a mente, anche se con fortuna, ma soprattutto con il proprio impegno e la propria tenacia si raggiungono dei buoni risultati, o degli ottimi risultati anche. È una storia che ci allontana, e lo vedrete, di moltissimo dal lirismo che abbiamo toccato nel corso di questo mese, negli ultimi video, che tra l'altro sono stati degnamente apprezzati e io di questo vi ringrazio. Però oggi dobbiamo scendere tanto, da tutti i punti di vista, dobbiamo scendere, io lo dico sempre, nel fango della vita quotidiana, anche se qui stiamo parlando di persone relativamente famose, però vedremo il perché uso la parola quotidiana, e immergerci nella nostra contemporaneità, che è fatta anche di queste cose. E stavolta faremo però davvero un passo deciso in questa quotidianità, in questa mondanità, se così vogliamo dire. Perché in questo video non si parlerà neppure di persone che cercano così di darsi arie da influencer, addirittura da attivisti politici, come è stato nel video sulle femministe. No, no. Qui stiamo parlando di persone che fanno, dicono e compiono azioni abominevoli senza alcun motivo. A parte questa spasmodica ricerca di un piccolo pezzo di visibilità che le persone cercano di ottenere anche quando non sanno fare niente e quindi quella visibilità non la meriterebbero affatto. E dunque, come disse il buon Fabio Caressa in un momento molto triste della nostra esistenza, immergiamoci, voi e io, insieme, in questo pozzo senza fine, che immagino causerà un bel po' di nausea ad alcuni di voi, ma per citare la lezione del maestro Ferretti, a noi la qualità ci ha rotto il cazzo! Salve e benvenuti o bentornati su Psicologia nell'angolo. Oggi, come annunciato da questa lunga introduzione, parliamo un po' di quello che succede dopo l'ascensione. Cioè parliamo di quello che può succedere a un individuo che ha ottenuto quello che molti ormai sognano, cioè avere uno status, in questo caso uno status da artista, avere molti soldi e avere una bellissima moglie. 3 cose che immagino facciano gola a tanti in questo periodo storico, in questo tempo. L'artista di cui stiamo parlando, che avrete letto dal titolo, è un comico, un comico che è soprattutto uno stand-up comedian e si chiama Akash Singh. Ha un nome da Sikh, quindi chiaramente di origine indiana, però è un cittadino americano, è americano a tutti gli effetti, soprattutto dal punto di vista culturale. Questa è la storia di come il povero, e dico povero perché sono sicuro che per la fine del video starete empatizzando con lui, il povero Akash ha ottenuto una grossa visibilità mediatica, maggiore rispetto al solito. Parliamo comunque di un comico che ha 2 milioni di iscritti
su YouTube, quindi una persona che quando va a fare uno spettacolo davvero riempie una sala senza difficoltà, ma ultimamente ha avuto un'esposizione mediatica molto maggiore del solito, e quindi diciamo ai limiti del gigantesco, non perché ha fatto uno spettacolo particolarmente ben riuscito, ma purtroppo perché sua moglie, che come lui è di origine indiana, ha deciso di, diciamo, rilasciare delle dichiarazioni pubbliche, vogliamo metterle in questi termini, comunque di parlare di sé in modo non sollecitato, quindi liberamente, utilizzando i social, in un caso i suoi privati e il podcast di una sua amica. Queste dichiarazioni pubbliche, che sarò costretto a mostrarvi e tradurre per quelli che non parlano bene l'inglese, dico sarò costretto perché davvero sono terribili. Nel contenuto sicuramente, ma nella forma ancora di più. Sono delle dichiarazioni che hanno, per i motivi che discuteremo, leso l'immagine pubblica di suo marito in modo, direi, quasi irreparabile. Naturalmente io non ho deciso di parlarvi di questa storia solo perché è divertente, perché tra l'altro io non la trovo affatto divertente, anche se c'è qualcuno che ne sta ridendo, anche lecitamente. Forse anche voi potreste trovarla divertente se non empatizzate col protagonista, come dicevo. No, il motivo per cui ho deciso di portarvi questa storia è perché, a differenza della quasi totalità del modo in cui si rappresentano e parlano e chiedono agli altri di parlare di loro, le persone americane che hanno una certa importanza, diciamo gli artisti in generale, ma non solo, in questa storia ci sono molte tracce di verità. Cioè si può usare davvero questa storia per trarne degli spunti anche nell'ottica della vita delle persone normali. E quindi possiamo utilizzare questo racconto in forma, diciamo, didattica, per trarne qualche conclusione psicologica, sociologica, e soprattutto per imparare a evitare di mettere in atto alcuni comportamenti, perché questa persona esposta pubblicamente, il nostro Akash, ci ha dimostrato, nel senso ci ha fatto vedere, perché questo è il suo lavoro, anche se non era tenuto a farlo del tutto, esattamente la dinamica della sua relazione con sua moglie, e poi come probabilmente questa relazione o finirà o si modificherà in un modo che lo sfavorirà enormemente. Nell'ultima parte del video ci sarà una spiegazione sulle ragioni per cui io ritengo questa storia utile da questo punto di vista, e quindi le deduzioni psicologiche che noi ne possiamo trarre, ma io credo che la stragrande maggioranza di voi, soprattutto di quelli che mi seguono da tempo, non avranno alcun bisogno di arrivare alla fine del video per cominciare a capire dove sono le parti interessanti di questo racconto dal punto di vista psicologico, e credo che già al 20° minuto del video starete facendo i vostri commenti. Io ho molta fiducia nelle vostre capacità deduttive. Detto questo, prima di cominciare a spiegare chi è Akash Singh e perché purtroppo le ultime settimane sono state così difficili per lui, io vi invito a iscrivervi al canale, a lasciare un like, a commentare. Oggi non credo che scriverò un commento pinnato, vi lascerò la massima libertà di esprimervi, perché davvero non c'è molto da guidare in questa conversazione. Oltre a questo vi ricordo che seguirmi su Instagram aiuta un po' a rimanere in contatto con me, ed è tra l'altro uno dei modi che potete usare per comunicare con me se avete bisogno di qualche chiarimento, oppure se volete scrivere a me come professionista o semplicemente avere un parere, una mia opinione su qualcosa che non vi è chiaro della vostra vita o di quello che avete visto sul canale o anche fuori. Cominciamo dall'inizio. Chi è Akash Singh e perché è una persona famosa? Vi ho già detto che è un comico, vi ho già detto che è uno stand-up comedian, però in Italia, diciamo, è sconosciuto, perché naturalmente i stand-up comedian, tutti i comici, ma soprattutto i stand-up comedian, hanno il problema della lingua, quindi solo pochi stand-up comedian anglofoni diventano famosi, diciamo, anche al di fuori dell'anglosfera. Lui non è uno di questi, però in America ha un grosso seguito. White men are like shelter dogs now. He's apologizing for laughing at a comedy show. Isn't that fucking unbelievable? It's like watching Reek in Game of Thrones. Ha un grosso seguito sia perché i suoi spettacoli sono abbastanza divertenti. Io l'ho trovato relativamente divertente, vi invito, se non altro per solidarietà, a guardare qualche suo spettacolo, ma anche perché questo è il nucleo fondamentale di tutto il problema, perché Akash ha l'abitudine di pubblicizzarsi o comunque di partecipare per migliorare la propria collocazione nel mondo dello spettacolo a molti podcast. Ora, quando io parlo di podcast, intendo proprio le americanate che vanno di moda da qualche anno a questa parte, cioè praticamente tutti i
infiniti cloni di Joe Rogan, quindi sono degli spettacoli che vengono, in teoria sarebbero soltanto da sentire, però poi vengono sempre filmati e pubblicati, in cui ci sono degli individui seduti a un tavolo, con i microfoni, quelli da registrazione, che hanno un numero variabile di ospiti, diciamo da 1 a anche un esercito di ospiti. And I love your opinion, so. No, they were fact. I hate you. In linea di principio il podcast sarebbe un'ottima forma per esprimere le proprie opinioni. Il problema è che, come molte cose che gli americani toccano, la corrompono gravemente. E quindi nell'ultimo periodo, e questo è arrivato anche in Italia, e ne farò brevemente menzione, molti di questi podcast sono diventati praticamente la sagra a chi la spara più grossa. Io forse, se ho lo stomaco di farlo, magari metterò qualche esempio di questo spararla grossa adesso di seguito. Io non ho bisogno di studiare perché comunque una bella ragazza nella vita non ha bisogno di questo, ce la fa comunque. Tu ti reputi intelligente? Sì. Ma comunque, diciamo, il livello intellettuale della stragrande maggioranza dei podcast e anche, diciamo, il livello morale di molti tra questi è tra il basso, l'infimo e qualcosa sotto l'infimo che in italiano nemmeno si può esprimere. Akash partecipava proprio a molti di questi podcast. E in molti di questi podcast con, diciamo, dei co-host di qualità umana variabile ma sempre tendente al basso, aveva l'abitudine, e questa è la parte forse più autentica e interessante della storia, di parlare non tanto dei suoi spettacoli, ma di parlare molto di se stesso. Cioè delle sue esperienze di vita, diciamo di quello che lo aveva portato lì dov'era. E quindi in questi ambienti, ora usiamo la parola proibita, in questi ambienti particolarmente tossici, soprattutto permeati di una vera mascolinità tossica, modello podcasterone, il protagonista della nostra storia, spesso, secondo una narrativa molto americana, dalle stalle alle stelle, parlava di com'era lui quando non era un comico di successo, quindi per gran parte della sua vita, perché ha sfondato relativamente tardi. Parliamo di un uomo che ora ha 41 anni, quindi per gran parte della sua vita Akash non era affatto una persona di successo, ma proprio da nessun punto di vista. Addirittura in uno di questi spettacoli ha portato la foto del suo annuario scolastico. In high school was because you said you didn't look good, and then after that it was I village? was hideous. Well, you're not a hideous guy. Hey, you haven't seen me in high school. Well, Short, what fat, happened? crooked teeth. I was just like a chipmunk, dude. E in effetti, anche se il co-host diceva no, non è vero, non era proprio il massimo della bellezza, ecco. Ma a parte la bellezza, che tutto sommato ha un'importanza discutibile nel suo ambito lavorativo, non era proprio uno popolare, cioè raccontava di avere subito prevaricazioni, bullismo. Tra l'altro la scuola americana è un inferno da questo punto di vista, e quindi non c'è ragione di non credere. In più, e questa è forse la confessione più penosa e quella che avrebbe dovuto fare meno, Akash racconta di essere arrivato all'età di 37 anni, quindi al suo matrimonio, senza avere mai giaciuto con una donna. Mai. In nessuna forma. Lui dice che questa è una combinazione un po' del suo modo di vedere la società, che lui è un po' conservatore, non gli piacciono tanto, diciamo, i costumi moderni americani, dagli torto tra l'altro, ma è un po' anche per via di questa condizione che lui sperimentava di estrema impopolarità. A un certo punto però Akash dice che nella sua vita è comparsa una gemma nel fango, che è la donna che lui ha sposato. Questo è il punto importante della vicenda, che tra le tante qualità che aveva, oltre a essere bellissima, gentile, intelligente, diciamo tutte le qualità possibili che lui descrive nel dettaglio, condivideva anche questa caratteristica. Cioè lei è molto più giovane, però comunque era arrivata a un'età piuttosto avanzata per la cultura a cui appartiene, anche lei senza avere mai avuto esperienze sessuali con nessuno. Quindi questi due si sono sposati nella condizione, nessuno dei due è cattolico, neanche cristiano, però si sono sposati nella condizione corretta di come si dovrebbero sposare due persone secondo un modello molto tradizionale di società. My wife also hadn't had any sexual partners, so that helped us connect a lot more. Let me ask you this: wow. do you believe her? If you've seen her, then it's hard to believe. E Akash dice di essere profondamente grato per questa specie di miracolo che lui ha ottenuto, diciamo, against all odds, contro tutte le probabilità. E in effetti, questo non si può negare, la gioia con cui lui condivideva questa sua conquista
di fronte a ospiti di questi podcast un bel po' truci, era quasi commovente, diciamo. Si vedeva che era davvero felice, era convinto di essere uno che aveva fatto il jackpot nella vita. E quindi adesso dobbiamo necessariamente parlare di questa gemma nel fango, di questa donna che ha sposato con tutto questo entusiasmo Akash, che si chiama Jasleen. Chi è Jasleen? È un po' difficile da dire. Diciamo che è una piccola influencer con un seguito molto limitato su Instagram, parliamo di meno di 100.000 follower, qualcosa in più su TikTok, ma comunque parliamo di numeri rispetto al marito infinitesimali, anche perché cosa sa fare Jasleen? Niente. Diciamo, è un influencer che mostra il suo stile di vita e ha costruito questa immagine, diciamo, di sé come una specie di tradwife, senza le cose però carine della tradwife. Cioè praticamente lei è una che dice che le donne devono stare a casa, non devono lavorare, devono farsi campare dal marito, ma a differenza del dettato tradizionale della tradwife, lei dice che figli non ne vuole, badare alla casa manco per scherzo, cucinare ma dove? E quindi parliamo di una tradwife, cui manca tipo 2/3 dell'essere una tradwife. Comunque sia, tutta questa faccenda, diciamo, sarebbe potuta passare sotto silenzio, lei avrebbe potuto continuare a farsi campare dal marito, come d'altronde ha detto, cioè lei non lo trova disdicevole, non lo trova sbagliato, non lo trova strano, lui in più di un'occasione ha detto pubblicamente di trovare questo accordo corretto, tra l'altro ha detto di trovarlo corretto perché lui ammette che sua moglie è esteticamente molto superiore a lui e quindi potevano continuare questa relazione, come d'altronde ne esistono tantissime nel mondo e nella storia del mondo, in un relativo equilibrio. Akash poteva essere contento, lei poteva godersi la vita senza fare un cazzo dalla mattina alla sera, se mi perdonate l'espressione, e tutti contenti. Qual è il problema? Il problema è questo, che a un certo punto suo marito ha, diciamo, un diverbio con due di questi ospiti di un podcast, che in effetti si lasciano andare a delle espressioni veramente deteriori. Questi due praticamente sono due gym bros, cioè dovete immaginare il podcasterone, però se riuscite a fare questo procedimento mentale, ancora più gretti, ancora più ignoranti, e neri invece che essere bianchi. Questo è un elemento irrilevante, però fa contesto. Akash ha un diverbio con questi qui, diciamo, civile, quindi ai limiti di quello che è consentito. Ma perché è un diverbio? Perché questi qui sono, non si può dire in senso stretto che siano red pillati, però comunque esattamente come quelli del podcasterone si mettono lì a sparare a zero sulle donne, a dire che sono delle creature abominevoli, che sono, diciamo, dominate dai loro istinti e che un uomo vero, modello Andrew Tate, deve semplicemente usarle come oggetti del suo piacere e del suo interesse. Akash, che non può essere d'accordo con questa cosa, li corregge, comunque dice che gli dà praticamente dei Neanderthal, cioè nel video lui dice se ci fosse un'ipotetica linea evolutiva davanti a noi, voi sareste prima dei Neanderthal. Tra l'altro senza ridere, con una certa credine. Da quel momento si apre un po' un discorso che chiaramente coinvolge anche sua moglie. Sua moglie si mette su Instagram e dice che questi red pillati insopportabili sono delle persone che non hanno valori e non possono certo capire la bontà di suo marito e i giusti valori che lui persegue. Tutti contenti. No, perché assaporato questo momento di libertà di espressione o comunque di desiderio di esprimere se stessi, la signora Jasleen comincia a raccontare anche lei un po' della sua esperienza di quando era un po' più giovane, cioè prima di conoscere suo marito. Vi ricordo che Akash aveva pubblicamente dichiarato che, come lui, anche sua moglie essendo una persona con valori tradizionali, tra l'altro delle persone appartenenti a una cultura diversa da quella dei bianchi americani, ma anche a quella dei neri americani, quindi essendo una minoranza, con dei valori molto saldi, dice lui. Ecco, la storia che Jasleen racconta liberamente e pubblicamente è un po' diversa. E la sua versione su questa materia contraddice pesantemente la versione di Akash. Vi ricordo che tutto quello che adesso sentirete, che io ho tradotto per voi,
Jaslyn l'ha registrato in assoluta libertà, deliberatamente, e per motivi che sono oscuri. Vi devo però avvisare, prima di ascoltare le parole di Jaslyn, che il linguaggio che lei utilizza in queste sue libere espressioni non è proprio elevato. Quindi se siete sensibili, vi consiglio magari di skippare questa parte. Se avete meno di 18 anni, sarei tentato di dirvi di rimanere perché sarebbe formativo per la vostra crescita, ma vi consiglio invece di skippare. Se invece avete lo stomaco e la voglia di sentire le sue parole, ascoltiamo. I was popping my pussy and living my best life in these white boy frat houses, and I had a roster of guys that I would rotate through. So it's like, bello, eh? Qualcuno in altri tempi avrebbe detto che questa è una signora dell'alta aristocrazia borghese. Con poche semplici reminiscenze del suo passato, rese tra l'altro liberamente per nessun altro motivo se non la voglia di mettersi in mostra, evidentemente, Jaslyn ha distrutto o comunque ha severamente danneggiato la carriera del marito, che si basa su una comicità abrasiva, spesso autoriferita. Ecco, adesso sarà impossibile per un certo tipo di pubblico guardarlo con gli stessi occhi, dopo aver sentito quante bugie ha ricevuto nella sua vita e di che livello. Magari voi potreste pensare che, non credo che lo pensereste, però mettiamo che vogliamo essere molto clementi e dire che questo è il passato. Il passato è passato e basta. Probabilmente lui lo sapeva, però ha voluto raccontare una versione edulcorata. Lei è scema e ha contraddetto quello che il personaggio che in parte lui si era creato, sia come comico che come personaggio pubblico andando nei podcast. Il guaio è che però Jaslyn ha anche detto un po' di cose sul presente, non solo su quello che ha fatto quando non era sposata, ma anche sulle cose che vorrebbe fare adesso. Ancora una volta, il linguaggio è quello che è. Ascoltiamo. Would y'all ever have an together with your husband? Priya, I'm actively trying to have an orgy because this couple is so fucking good looking, and you haven't seen Nav yet, but wait till you fucking see him. His body goes crazy. His face card always slays, never declines. And it's kind of weird because I'm talking about your husband. I just know that Nav's dick is like at least 10 inches. Sì, avete capito proprio bene. I sottotitoli sono accurati nel caso non siate familiari con l'inglese, anche se comunque non era proprio alta letteratura Christopher Marlowe. Difficile sbagliare, è difficile interpretare male il senso di quello che avete sentito. Sì, Jaslyn sta parlando con la sua amica che conduce il podcast di suo marito. Cioè sta parlando, in quei termini che avete sentito, del marito di quella donna e sta esprimendo i suoi desideri e le sue fantasie. Penso che potremmo trovare ulteriori conferme o comunque ulteriori tracce della fantasia, delle fantasie della signora Jaslyn, ma credo che quello che vi ho mostrato sia più che sufficiente. I met this guy on Tinder. This was before Bumble or Hinge. Like, this was like in the OG days of the app. And this guy, I made the dumb mistake of letting him sleep over, like not really wanting to fucking hook up. And I like woke up in the morning and like my asshole was a little sore. Oh my God. Ovviamente a seguito di queste dichiarazioni si è sollevato un enorme, nel contesto americano sempre, un enorme coro di un po' di meme, perché Akash tra l'altro aveva fatto diversi errori, che non sono errori, sono errori in prospettiva. Per esempio il suo filmato di matrimonio, cioè il filmino del matrimonio suo, che vabbè, potete capire che livello siamo, cioè siamo a un livello di produzione ultra professionale, con soldi spesi inimmaginabili, è su YouTube e ha 750.000 visite. Stessa cosa, il momento in cui lui le ha dato l'anello, anzi il secondo anello, l'anello upgradato, perché quello di base non le era bastato, essendo una persona non niente affatto materialista. Eppure quello sta su YouTube, e poi andando a rivedere l'atteggiamento di lei nei suoi confronti, a posteriori molte cose si capiscono. Lei ha reagito dicendo che tutti questi che rispondono, che fanno dei meme su suo marito, che hanno riportato la notizia, hanno commentata, sono dei troll, tra l'altro dimostrando di non sapere cos'è un troll. Non è così sorprendente.
Tra l'altro senza rendersi conto che il suo atteggiamento, anzi i suoi comportamenti, che poi atteggiamenti del riportarli, hanno dato ragione sia ai red pillati, quelli veri, diciamo, alle persone di buon senso che ragionano su queste dinamiche sociali, ma poi hanno dato ragione pure ai Jim Bros che stavano insieme a suo marito. C'è un altro, non è questo del podcasterone Neri, un altro che in un altro podcast che a un certo punto, quando Akash ha detto questa storia della verginità, ha fatto una faccia tipo Ivo Avido in Sossoldi. Sicuro. E lei ha dato ragione, perché ha dimostrato che quello che diceva, sei sicuro che lei è arrivata vergine al matrimonio, e evidentemente aveva qualche ragione di dubitare, come tutti. Finita la parte del racconto, cerchiamo di capire perché questa storia è utile dal punto di vista psicologico e soprattutto che lezione ne possiamo trarre noi in relazione agli argomenti che trattiamo di solito, quindi solitudine maschile. Oggi parliamo anche di ascensione, che è un argomento di cui non si parla spesso. Ascensione chiaramente sempre nel lessico della subcultura, chiamiamola red pillata anche se non lo è. E quindi cominciamo da questo. Io spesso mi trovo a sentire dai miei pazienti, qualche volta, raramente, perché i miei pazienti sono, devo dire, persone quasi sempre di buon senso e di grande equilibrio da questo punto di vista. Più che altro lo leggo da persone che non sono i miei pazienti, quindi dalla stragrande maggioranza delle persone del mondo, che scrivono che una volta ottenuto quello che si desidera, quindi l'ascensione, quindi nel caso di Akash era sposarsi, ma qualcuno ha obiettivi anche un po' più piccoli, magari una relazione stabile ma non così stabile. Ecco, diciamo, la maggior parte dei problemi è finita. Invece io in questa sede vorrei sfruttare questa occasione che abbiamo per discutere di che cosa succede quando si entra in una relazione, però in uno squilibrio di potere. Tutte le relazioni umane, soprattutto le relazioni romantiche, si basano su dinamiche di potere. Detto così sembra orribile, in realtà è un concetto molto semplice e anche molto vero. Siccome le relazioni sono fatte di comunicazione, implicita ed esplicita, se le due parti sono, possiamo dire, allo stesso livello di potere l'uno nell'altro e anche allo stesso livello di convinzione del proprio ruolo rispetto all'altro, inevitabilmente la relazione si fa molto conflittuale, perché ognuno porta avanti le sue idee e se queste idee sono compatibili, succede, è raro ma succede, tutti contenti, una relazione perfetta, match made in heaven, direbbero gli americani che tanto amiamo. Ma se queste opinioni non sempre sono concordi e talvolta sono magari gravemente discordi e queste due persone si ritengono allo stesso livello di potere nella relazione, quindi l'investimento che hanno fatto è lo stesso, andranno a collidere e quindi la relazione sarà una battaglia continua. Tra l'altro, se vi interessa questo argomento e vi piacciono gli anime e i manga, leggete Love is War, che è la spiegazione perfetta di quello che sto dicendo io, fa spaccare da ridere, disegnato benissimo e tra l'altro la storia d'amore che c'è all'interno è anche molto delicata. Finito il momento weeb, come diceva un mio amico, finito il momento anime degli mortacci tuoi, torniamo nella realtà purtroppo. E la realtà che cosa ci dice? Ci dice che Akash era sicurissimo, perché l'ha dichiarato tante volte in pubblico. Questa è la cosa interessante, noi l'avremmo potuto dedurre, ok? Perché obiettivamente la differenza estetica e di popolarità percepita fra i due è notevole, e anche, soprattutto direi anche la differenza di età, perché lei è molto più giovane. Però Akash ce l'ha detto, lui ci ha detto esplicitamente, vediamo se riesco a mettere questo short in cui lo dice. Objectively gorgeous. Me? No. So that's what you gotta do. I gotta work my ass off, and then every time she starts looking at me and she starts assessing my beauty, I just throw a bag at that bitch. Quindi lui è entrato in questa relazione con una dinamica dal punto di vista del potere come una persona molto sottomessa. Questo ci porta a poter dedurre 3 lezioni molto importanti al riguardo. Il primo di questi elementi, e anche il più importante, è quello che è legato all'autostima. Il secondo invece è legato al discorso sulla selezione del partner, specialmente se quando selezioniamo abbiamo dei progetti a lungo termine, addirittura per l'eternità, come dovrebbe essere il matrimonio. Il terzo, che è collegato ai precedenti 2, riguarda la fiducia che noi riponiamo nell'altro e il potere che diamo all'altro nella nostra vita, se partiamo da queste condizioni di cui discutevamo. Cominciamo dal primo. Noi abbiamo raccontato la storia di un uomo che dal punto di vista oggettivo, che voi possiate pensarne di lui, della sua comicità, della sua figura, nel presente e nel passato, comunque ha raggiunto delle vette. Non sappiamo
esattamente da che basi è partito. Magari non è davvero una storia, come di solito è, di self-made man, ma è una storia di una persona comunque benestante che arriva al successo. Però comunque ci è arrivato. E ci è arrivato con la sua arte. Ed è arrivato ad avere un grande seguito, evidentemente qualcuno che lo rispetta, qualcuno che è disposto a pagare dei soldi per andare a ridere delle sue battute, che non è poco, considerando il contesto. Eppure quest'uomo, che possiamo definire relativamente di successo, evidentemente, e lo sappiamo perché ce l'ha mostrato, perché ce l'ha detto, si porta tutta una serie di fantasmi della sua vita precedente, soprattutto dell'adolescenza, soprattutto legati al fatto che non era popolare e che quindi non è riuscito ad avere accesso alle gioie dell'adolescenza, quello che qualcuno definisce la fase più bella della vita di un individuo. Ecco, lui ora ce l'ha una bella vita. Queste cose dovrebbero appartenere al passato, dovrebbero essere confinate nel passato. Eppure non sono confinate assolutamente nel passato. Hanno ancora degli effetti, al punto da influenzare addirittura il modo in cui lui si esprime con gli altri, perché in quelli del podcasterone, io continuo a chiamarli così, però per semplicità, con quelli del podcasterone, con quelli che non lo conoscono, con gli host che non lo conoscono, ma perché doveva dire la verità? Perché dire la verità? Puoi non dire niente, puoi dire che sì, ho avuto un'adolescenza normale, oppure addirittura puoi sparare la grossa. E invece no, lui ne parlava come un uomo che è ancora lì, con la mente ancora in quella posizione, e questo è un grande insegnamento psicologico che noi possiamo trarre. I nostri traumi, chiamiamoli traumi, le nostre insufficienze, quello che noi abbiamo percepito come nostre insufficienze, non se ne vanno mai via. Mai, proprio mai. Rimangono sempre con noi a farci compagnia, e questo vale esponenzialmente di più nella vita di un uomo normale, che non è diventato un comico famoso, non è diventato famoso, poco importa perché è diventato famoso, che non ha tanti soldi, quindi figuriamoci che impatto hanno questi traumi. Ora, io sto dicendo che uno deve quindi vivere costantemente come una vittima, cioè stare sempre lì a piangersi addosso per quello che è successo nel 1999? Assolutamente no. Però non bisogna mai pensare di essere andati così oltre le proprie esperienze negative nell'adolescenza, che uno può dire ora sono un altro uomo, addirittura mi posso permettere di espormi e di mettermi nella posizione di essere ridicolizzato da gente non a cui voglio bene, allora a cui mi affido veramente, anche se poi vabbè, lui con sua moglie, però, ma con gente che mi ridicolizza, che mi prenderà in giro. Ecco, non facciamo mai l'errore di pensare che il passato se n'è andato. Il passato è con noi, ci dobbiamo fare i conti, dobbiamo sottometterlo alla nostra volontà, ma non dobbiamo mai dimenticare quello che ci ha fatto. Secondo punto, la decisione del partner, in questo caso addirittura, come dicevo, del partner di vita, della partner di vita. Parliamo di un matrimonio, comunque l'obiettivo sarebbe quello. Spesso quelli che vengono definiti così red pillati, ma anche in generale molti uomini che non sanno niente della red pill, si lamentano un po' dei criteri di selezione delle donne. Qualcuno, quando è, diciamo, io avevo un professore che divideva il mondo così, quando è a livello Super Saiyan 1, cioè a livello di conoscenza più basilare, se ne esce con cose del tipo che le donne scelgono sempre quelli che le trattano male, i delinquenti, i stupidi, quello che si vuole. Poi quando si sale ai livelli Super Saiyan 2 e addirittura 3, uno magari sviluppa delle teorie tipo la teoria dell'MS per giustificare queste incongruenze apparenti. La realtà è che in effetti le donne, da quello che abbiamo visto, spesso scelgono il partner in modo piuttosto irrazionale. Ora, garantito questo, non è che noi dobbiamo pensare di essere immuni a questo principio, cioè che gli uomini invece sono sempre perfettamente razionali nella scelta della partner. Assolutamente no. E noi e gli uomini non dovrebbero assolutamente, non dovrebbero per niente predicare bene e poi razzolare male. E nel nostro caso questo significa, per esempio, come ha fatto Akash, scegliere una partner solo perché era bella e perché gli dava gioia, in un certo senso anche solo l'osservarla, anche solo il viverci accanto, ignorando tutto il resto. Non stiamo parlando di ignorare il red flag, come dicono i psicologi da strapazzo, e poi tutta una serie di altra gente. Stiamo parlando di non andare seriamente a investigare sul passato di questa persona, ma non per fare quello che deve fare, come si dice oggi di moda, il body count, ste robe, ma anche solo per capire che personaggio uno si sta mettendo in casa, cioè per capire in che modo
questa persona potrebbe eventualmente smontare la tua vita. O magari peggio ancora farli questi ragionamenti, farle queste indagini, chiamiamole indagini, arrivare a delle conclusioni e decidere di ignorare quelle conclusioni razionali che ci portano a una conclusione, cioè che forse è meglio puntare su altro. Tornando ad Akash, ma veramente non poteva trovarsi una donna migliore? Magari non così bella, ok, non così giovane, però andarsi a rovinare la vita così? Ecco, torniamo a quel punto. Cioè noi siamo arrivati al punto che le donne hanno dovuto inventare il mito del narcisista patologico per giustificare il fatto, per giustificare dall'esterno, diciamo, un fattore esterno, il fatto che non sanno scegliersi assolutamente il partner corretto. Ecco, vogliamo cadere nello stesso errore? No, noi dobbiamo cercare di essere quanto più razionali possibili, certo, dando il giusto spazio anche all'emotività e ai sentimenti, eventualmente all'innamoramento, però cercando di non finire nel baratro, perché se no poi ci dobbiamo dipingere allo stesso modo di quelle donne che danno la colpa al resto del mondo, ai fattori esterni, al narcisista maligno di turno, oppure dobbiamo dare la colpa a noi stessi e il risultato è un ulteriore crollo dell'autostima. Tertium non datur. Ultimo punto, che sintetizza tutto. Quando noi affidiamo così tanto della nostra autostima, della nostra considerazione, ma anche della nostra immagine sociale a un'altra persona, stiamo facendo un gesto di fiducia gigantesco. Io ho detto affidare, fiducia, tutto riguarda lo stesso concetto, cioè mettere la nostra vita nelle mani di qualcun altro. Quindi, tornando al punto iniziale, questa è tutta una serie di problemi che si aprono dopo che si è arrivati, si spera, a una buona relazione. Comunque i problemi non sono finiti. Tutto ciò vale a super ragione se noi accettiamo di entrare in una relazione in una posizione, come dicevo, di percepita inferiorità, cioè da bottom. Se entriamo in questa condizione nella relazione, dobbiamo essere strasicuri di quello che stiamo facendo. Non sicuri, strasicuri. E quindi dobbiamo, e questa è la lezione psicologica, essere rigorosi nei confronti delle nostre decisioni. Se vogliamo vivere una vita in relazioni occasionali, non ce n'è neanche bisogno. Ma se vogliamo veramente metterci nella condizione di Akash, di sperimentare quello che lui pensava essere vero amore, forse, allora dobbiamo essere rigorosi con noi stessi e non fare mai, mai, mai l'errore di confondere quello che vogliamo con quello che c'è davvero. Per oggi penso di aver detto tutto quello che avevo da dire. Io vi ringrazio di essere arrivati fino a questo punto e vi ringrazio sempre per il supporto. Vi prometto che il prossimo mese, il mese di dicembre, porterà qualche piccola novità. Sto pensando se lanciarmi nelle dirette, vedere se sono capace di farlo. Sto pensando di inserire qualche elemento nuovo nel canale, non gli abbonamenti, quella è un'idea che ho abbandonato. Comunque sono sicuro che quelli che mi supportano rimarranno con me anche poi nel nuovo anno, si spera per un tempo lungo. Fino al prossimo video, state in salute.